Gustavo Roll, come è iniziata la vostra amicizia? Veramente eravamo già amici di famiglia da lunga data, cioè i miei nonni frequentavano già la famiglia Roll il mio 20 settembre, c'era mio padre che era giovane, un ragazzino, anche Roll era ragazzino, si frequentavano i due ragazzi e le due famiglie, perciò già un'amicizia di famiglia, perciò dolcissima, io mi sentivo nei confronti di Roll una figlia, perché aveva quella dolcezza, perché aveva conosciuto appunto i miei nonni, mio padre. E alla morte di mio padre l'avevo contattato, mi aveva fatto sentire la presenza di mio padre già al telefono. Poi aveva detto fra qualche anno ci ritroveremo e non ci lasceremo più. Infatti dopo pochi anni Maria, la sorella, ci disse Gustavo vuole ricevervi, vuole ricevere te e tua madre. E allora con la mamma andai a conoscerlo. Rimasi sgomenta, impressionata, ero senza parole, perché mi fece accomodare nel suo salotto, mi disse tutto della mia vita, cose che non poteva sapere. Poi all'improvviso cambiò voce, prese la voce di mio padre e mi disse una frase in tedesco che lui non poteva sapere, che mio padre mi diceva sempre in tedesco: Mein liebes Kind, mia cara bambina. E mi mise a piangere dalla commozione anche la mia mamma. Aveva degli occhi penetranti, era incredibilmente affascinante, era un bell'uomo, alto, distinto, pochi capelli, però degli occhi che ti trapassavano l'anima, sapeva scorgere tutto di te. Tanta l'energia che si percepiva da Roll e anche tanta l'energia che ha poi dato indietro. Ha dato agli altri un'energia incredibile, una cosa incredibile, è stato veramente incredibile, Roll incredibile. Era stupefacente quello che faceva, però mai a comando. E allora poi, dopo in seguito, mi invitò ad andare a far compagnia, diceva, a me e a mia moglie, perché siamo due poveri vecchi soli. Lui non voleva uscire perché era reduce da un'influenza, aveva timore di prendersi magari degli altri malanni, aveva paura delle malattie e non della morte. E allora ogni pomeriggio non chiedevo di meglio, andavo a trovarli, i miei figli erano già grandicelli, e allora avevo l'onore di stargli vicino mentre dipingeva, mi raccontava della sua vita, mi lasciava scrivere anche i suoi pensieri, mi lasciava prendere degli appunti che io scrivevo sul mio block notes protocollo, ma pensavo di tenerli per i miei figli. In realtà poi ho fatto il libro, Roll mi parla ancora. E poi vedevo delle cose incredibili mentre dipingeva, che i personaggi si muovevano, le rose profumavano, ondeggiavano, cambiavano di posto, poi tornavano insieme, oppure tutta una poltiglia di colori che andava insieme e poi tornava al suo posto. Lei è tra le testimoni viventi di tutto, poche ultime, di tutto ciò che è stato Roll. Come si può spiegare oggi, in particolar modo a un giovane, chi è stato Gustavo Roll? È stato soprattutto un uomo buono, dalle possibilità straordinarie, non voleva mai dire poteri, ma possibilità straordinarie, che sapeva addirittura materializzare e smaterializzare gli oggetti, faceva passare le rose magari dall'altra parte della parete, sapeva far arrivare dall'aldilà dei messaggi, delle lettere, dei dipinti, e dei dipinti erano ancora bagnati quando li tirava fuori dalla tasca di una persona a cui l'aveva messo in tasca, da una signora maliziosamente nel reggiseno. Senza offesa viene da chiedersi, ma per davvero? Diamine, erano mai preparati, in un secondo apparivano. E c'erano per esempio i messaggi di Napoleone che venivano annunciati dal generale Henri Bertrand, che era stato generale luogotenente di Napoleone, che annunciava l'empereur sta per arrivare. Allora lui parlava in francese, noi non vedevamo nessuno ma sentivamo che ci fosse una presenza.